Buongiorno ragazzi, siamo diretti al Col du Galibier, passando per il Col du Telegraph e scenderemo al Col di Soard per tornare in Italia al Colle dell'Agnello. Col della Madeleine! Fatto! 2000 metri! Wow! Ed eccoci qui ragazzi, in quota a 2000 metri ad ammirare questo meraviglioso passo meno conosciuto degli altri, ma quello che ci aspetta da qua in avanti sarà tutta un'altra storia. In questo video vedremo probabilmente uno dei passi più belli della Francia. Buona visione! Andiamo ragazzi, salutiamo l'hotel Marintan e saliamo in queste splendide montagne della Francia. Allora, questo incrocio si gira a destra per imboccare il Galibier, ma la prima, diciamo, tappa, punto di interesse di giornata sarà il Col du Telegraph, che è praticamente prima di arrivare al picco del Galibier. Col du Telegraph, dove c'è un forte du Telegraph, costruito per la prima guerra mondiale e a difesa della, diciamo, tutta la valle sotto il Galibier. È esposto su 3 lati sopra un costone di roccia che domina la valle. Da Saint-Martin d'Arc, che è la frazioncina dal quale si imbocca poi la strada per il passo du Galibier, Col du Telegraph, Col du Lautaret, questo è tutto l'itinerario della Rue des Grandes Alpes, che è lunga 600 e rotti chilometri e, diciamo, percorre tutte le Alpi francesi dal cuore fino alle Alpi marittime sulla costa. La Rue des Grandes Alpes è una delle strade più belle del mondo e questo è una parte dell'itinerario. Noi percorreremo circa 170-200 km di Rue des Grandes Alpes. Poi in prossimità del Colle dell'Agnello rientreremo in Italia per uscire nella zona di Cuneo e tornare a casa. Guardate che vista meravigliosa, siamo quasi sopra il Col du Telegraph, spettacolare ragazzi, una strada bellissima che sale molto ampia ma con curve strette, molto tecniche, belle. Eccoci qua siamo sopra il Colle du Telegraph. Adesso facciamo una piccola sosta e vi faccio vedere il panorama. 1566 metri. Col du Telegraph.
Col du Telegraph conquistato. Abbiamo da dire che è lungo 11 km circa e ha una pendenza del 7,3%. C'è una base militare sopra, con 10 minuti a piedi si può raggiungere il forte di du Telegraph, che appunto ha una storia risalente a fine 800. Adesso proseguiamo, fra circa 17-18 km arriveremo al meraviglioso Col du Galibier. Guardate che strada, ragazzi, è già pieno di bikers e sono appena le 10:15, vista mozzafiato alla destra. Che posti, ragazzi, bellissima, Rue des Grandes Alpes. Col du Galibier, ragazzi, adesso si sale a oltre 2600 metri, questo è uno dei più alti di Francia e è uno dei più belli. No, bellissimo, raga, è troppo bello, è un paesaggio magnifico, magnifico. Rue des Grandes Alpes, guardate lì sotto, guardate che spettacolo, no, è stupendo. Non so più dove guardare. Strada, panorama, guarda che bello, guarda. Cioè, sembra di essere su Marte. Il Col du Galibier è un valico alpino che separa le Alpi Cozie francesi dalle Alpi del Delfinato, unendo la valle della Maurienne con la valle della Guisane e congiungendo Saint-Michel-de-Maurienne con Briançon. Il picco è a 2642 metri, ma fu collocato a questa quota solo dopo il 1976, perché prima si fermava alla galleria a 2556. Cioè, ragazzi, questo è uno dei passi più belli che io abbia mai visto, davvero è stupendo. Cioè, guardate che bello con questa luce del mattino, è una roba maestosa questa valle in quota. Stiamo continuando a salire dolcemente, qua la pendenza non è gravosa ma è una sorta di altopiano con queste spaccature, con i ruscelli in mezzo e delle colorazioni autunnali fantastiche. Poi c'è tutta questa roccia, sabbia bruciata, questi massi franati, davvero bello. E questo è il versante nord. Adesso sul picco ci sarà ancora qualcosa di ancora più bello, ragazzi. Oh, pazzesco, c'è un gipeto, un'aquila, ragazzi, qua sopra enorme, con un'apertura alare che sarà 2 metri, secondo me è un gipeto. Qua c'è un gregge di pecore che pascola, siamo quasi in cima. Che spettacolo, mamma mia. Ho visto. C'è Veronica che ha paura che si buttano sotto le pecorelle. No, ci sentono arrivare e si spostano e vanno nei pascoli ad alta quota, veramente stupendo. Ma poi guardate che asfalto nuovissimo, strada ampia, cioè lì in fondo l'immensità della valle, mamma che bella. No, ragazzi, questo è un posto magnifico, questo veramente dovete venirci perché è da vedere, è spettacolare da vedere.
percorretelo, vi consiglio da nord verso sud, perché adesso poi una volta sul picco si aprirà tutta il versante sud con una serpente di strada che si vede dall'alto, meraviglioso, ma questo passo ti entra nel cuore proprio senza passare dal cervello. Ti riempie l'anima, è bellissimo ragazzi, troppo bello. Col du Galibier. Allora ragazzi, qua come vedete c'è un tunnel e si può attraversare attraverso la galleria. D'inverno o quando c'è tanta neve o impervio si passa al di là, ma si sale di qua e si fa il giro e si arriva sul passo. Andiamo, Brian infatti è andato dritto, giustamente, magari non l'aveva mai studiato, io l'ho visto molte volte prima di venirlo a percorrere nei video, e c'è praticamente questa galleria transitabile per i veicoli a motore, non per i ciclisti, quindi i ciclisti si devono fare questa salita che è la più ripida. Qua ragazzi guardate che rampe, qua c'è una pendenza che mi pare arrivi al 12 se non sbaglio, ma forse anche di più, al 17, non mi ricordo, dopo guardo, che mi sono appuntato alcuni diciamo appunti dei dettagli di questo passo. E praticamente attraverso questa strada che è stata costruita e ultimata nel 1950, dopo la seconda guerra mondiale se non vado errato, praticamente si gira intorno al picco del Col du Galibier, del Gran Galibier. Guardate che roba ragazzi, madonna mia, un pugno nello stomaco. Mamma mia che vista, bellissimo. No vabbè ragazzi, è qualcosa di immenso questo passo. Siamo arrivati. Égalité, fraternité, Col du Galibier. Bellissimo. To the stars.
Col du Galibier, 2642 metri. E di qua, ragazzi, c'è il versante sud che si presenta così. Bam! Ripartiamo Col du Galibier e inizia la discesa a 12%, ragazzi, guardate lo spettacolo. Madonna che bello, ragazzi. Uno dei miei passi che è entrato di diritto tra i miei preferiti, troppo bello, ragazzi. Col du Galibier. Ragazzi, qua l'emozione era tanta, ma ho cercato di lasciare più possibile senza fare tagli, uno per farvi vedere la strada completa e due per farvi vivere e respirare l'emozione che riesce a trasmettere questo luogo meraviglioso. Finiti questi tornanti meravigliosi in quota con questo panorama, inizierà un pezzo di strada lungo più di 20 km, velocissimo, ragazzi, una pista. Adesso scendendo arriveremo al Col de Lautaret, sempre parte della Rue des Grandes Alpes. Una volta scesi a Briançon imboccheremo la strada che ci porta verso il Col di l'Izoard, che è un altro colle meraviglioso. Qua ci ricongiungiamo alla galleria che abbiamo visto dall'altra parte, versante sud. Questi credo siano vecchi forti militari, caserme. E dall'Alta Savoia cambiamo regione, ragazzi, sempre sulle Alpi Graie, ma andiamo verso sud. Temperatura 17 gradi e mezzo e sono le 11:20. No vabbè, ma anche la strada è troppo bella, asfaltata bene, larga, tenuto veramente bene. No, ma che cos'è? Seguiamo direzione Briançon. Ed eccolo qui, ragazzi, uno dei tratti di strada più belli che io abbia mai fatto in moto. Mamma mia, che strada! Che strada! Favolosa! Favolosa, Rue des Grandes Alpes! Ed eccoci arrivati al Col de Lautaret, che appena scesi
diciamo passo del Col du Galibier. A pochi chilometri, circa 5 km, si arriva a questo altro colle che è il Col de l'Autaret, sempre parte della Rue des Grandes Alpes. Qua ragazzi c'è una superstrada sul passo, è velocissima a scendere, versante sud. Troppo bella raga, da brivido. Madonna mia, ma cos'è? Ma cos'è sta strada? Cos'è? Bellissima! Bellissima!